Ciao a tutti, io sono Angelica e insieme ad Ugo cercheremo di affrontare l'ultima domanda relativa al tema sostenibilità ambientale. Nello specifico parliamo un po' anche di come la tecnologia IoT viene applicata nel settore dei rifiuti. Sempre più sono le tecniche e le tecnologie di Industria 4.0 utilizzate anche in questo settore, quindi per ridurre l'inquinamento ambientale e cercare di portare anche una sostenibilità di tipo ambientale. Di quali contesti parliamo? Di due contesti principali, almeno al momento. Quello della raccolta dei rifiuti, quindi dove alla fine della raccolta, casa per casa o direttamente dai cassonetti, vengono stoccati in prima istanza i rifiuti, e il percolato, quindi sostanzialmente il risultato della compattazione e del giacimento dei rifiuti, ok? E ogni ambiente ha le sue naturalmente necessità differenti. Inizierei col percolato. Sì. Come viene gestito il percolato tramite Gelito o l'IoT? Il percolato di fatto è la liquefazione dei rifiuti e quindi è monitorato tramite pozzi. Pozzi che hanno appunto dei livelli di questo liquido, e questo liquido in particolare occorre che sia monitorato. In particolare occorre che sia monitorato quando per eventi climatici o per il tipo di rifiuto che c'è sottoterra, questo percolato viene prodotto in maniera eccessiva e quindi potrebbe essere sversato in ambiente. Quindi è richiesto da un lato un monitoraggio in continuo del livello dei pozzi, così che si possa capire quando eventuali sversamenti in ambiente avvengono e possono essere tracciati. Okay. E quali sono i benefici finali di questa applicazione? Innanzitutto, nei casi che abbiamo visto noi, il monitoraggio è, come dicevo prima, in continuo. Mentre prima era fatto da una persona che fisicamente andava su tutti i pozzi e le discariche possono essere anche grandi, quindi poteva andarci con dei mezzi e quindi anche qui inquinamento indiretto che si viene a generare. E poi non era un monitoraggio in continuo, quindi se ci fosse stato uno sversamento in un momento non presidiato, sarebbe stato difficile tracciare il come e il quanto. Invece in questo caso si ha sempre il pallino della situazione e si riesce a capire anche qui in tempo reale quando avviene, come e cosa. Quindi i vantaggi sono un migliore monitoraggio di questo processo e oltretutto anche mezzi proprio fisici, macchine che non vengono più utilizzate. Dopodiché dall'analisi dei dati rispetto alla produzione di questo percolato dai rifiuti, alcuni nostri clienti sono riusciti a fare analisi rispetto al clima, per esempio come reagisce il percolato rispetto alla pioggia, come reagisce rispetto a eventi climatici particolari, e sono riusciti quindi a decidere come disporre i loro pozzi e come sfruttarli al meglio. Quindi comunque sono delle strategie che derivano da un'osservazione attenta dei dati che stiamo andando a raccogliere e attraverso quindi dashboard e visualizzazioni. E non solo, anche report che generiamo periodicamente su cui loro possono aggiungere annotazioni di quello che è effettivamente successo. Quindi anche fenomeni non monitorati possono essere aggiunti al monitoraggio in tempo reale. Ritornando invece ai punti di raccolta, come avviene invece in quel contesto e quali benefici si hanno finali? Ok, il punto di raccolta è un ambiente abbastanza differente. In quel caso, diciamo, la necessità primaria è quella di mantenere i rifiuti in un ambiente chiuso per non generare cattivo odore all'esterno, da un lato. Dall'altro assicurarsi che l'impianto che fa questa depurazione dell'aria sia continuamente in funzione. E quindi il monitoraggio in quel caso cambia perché non è riferito al percolato e quindi a un qualche cosa di fisico, ma è riferito a un impianto, e quindi tipicamente si possono monitorare lo stato delle porte, per esempio, dove viene stoccato il rifiuto,
e quindi capire quante volte vengono aperte, se vengono aperte per troppo tempo, ma allo stesso tempo monitorare anche lo stato dei ventilatori che vanno a prelevare l'aria dai capannoni. Questi capannoni, ad esempio, devono rimanere in leggera depressione rispetto all'ambiente, in modo che quando si apre la porta non è l'aria interna che fuoriesce dall'esterno, portando di conseguenza anche i cattivi odori, ma è l'aria esterna che entra all'interno. Quest'aria deve essere purificata, quindi ci sono macchine apposta che purificano l'aria che viene aspirata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono... È totalmente diverso il tipo di monitoraggio. Qui non si parla più di impatto diretto del rifiuto sull'ambiente, ma si tratta di ottimizzare l'utilizzo dei punti di raccolta in modo che l'ambiente intorno alla discarica sia salubre anche, diciamo, per la popolazione vicino a una discarica. Rende la discarica un ambiente molto più sicuro, tra virgolette, non nel senso di sicurezza dell'operatore, ma in senso proprio ambientale. Grazie mille. Abbiamo anche sul nostro sito web un white paper riguardo il tema dei rifiuti e la tecnologia IoT, oltre che case study diversi come quello di Scapigliato. Grazie a tutti e ci vediamo ai prossimi video e parleremo di sicurezza. Ciao a tutti! Ciao a tutti!